Immaginate una nanoparticella che agisca come un cavallo di Troia, conducendo un nanomateriale letale per le cellule tumorali direttamente all'obiettivo e senza essere riconosciuto come un corpo estraneo dal sistema immunitario. E questo è l'obiettivo del progetto Trojan Nano Horse, che mira a proporre un approccio del tutto innovativo per la cura dei tumori e in particolare delle leucemie. L'idea è quella di creare nanoparticelle teranostiche, in grado cioè di svolgere terapia e diagnosi allo stesso tempo. La modalità di cura proposta non prevede l'assunzione di farmaci chemioterapici, annullando quindi i rischi associati alla loro somministrazione. Tuttavia, questo genere di nanoparticelle può diventare altamente tossico nei confronti di tutte le cellule. È quindi fondamentale fare in modo che arrivino direttamente al loro obiettivo, cioè la cellula malata, evitando di contaminare i fluidi biologici in cui sono immessi, come in questo caso il sangue o altre cellule sane. Per fare questo, le nanoparticelle saranno equipaggiate con un meccanismo di indirizzamento selettivo basato su anticorpi monoclonali e saranno rese sicure per l'organismo. La loro particolarità sta infatti nel possedere un guscio biomimetico formato da un doppio strato di lipidi derivato direttamente dalle membrane delle cellule tumorali. In una visione clinica futura, queste membrane lipidiche saranno prelevate direttamente dalle cellule tumorali del paziente, rendendo quindi le nanoparticelle non osservabili dal sistema immunitario. Questo guscio, opportunamente stabilizzato e funzionalizzato, annullerà la tossicità di queste nanoparticelle fino al momento in cui arriveranno alla cellula tumorale, all'interno della quale esplicheranno la loro azione tossica, proprio come nel mito del cavallo di Troia. Inoltre, la programmabilità di questi piccoli cavalli di Troia multifunzionali prevede che questi, opportunamente citati con una lunghezza d'onda ultravioletta, possano riemettere luce nella lunghezza d'onda del verde e possano quindi essere utilizzati per fare imaging di colture di cellule tumorali e in prospettiva quindi essere utilizzati in ambito diagnostico. Inoltre, tali nanocostrutti saranno programmati per essere biodegradabili in prodotti non tossici al termine della loro funzione, evitando quindi di creare accumulo nell'organismo. La ricerca è molto promettente anche in applicazioni di cura di altre patologie, ad esempio variando la natura e le proprietà dei nanomateriali utilizzati. In una prospettiva di tempo un po' più lunga, in una quindicina di anni, ci auguriamo che test clinici dimostrino che questi nanosistemi sono in grado di proporre una nuova terapia personalizzata nella lotta contro il cancro. Questo progetto è stato oggetto di un importante finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte del Consiglio europeo della ricerca, in particolare del bando ERC Starting Grant 2015. L'importanza di questo progetto è stata fondamentale. Mi ha permesso di diventare professore associato con chiamata diretta presso il Politecnico di Torino e di costituire il mio laboratorio di ricerca formato da 10 persone al momento, tra assegnisti, dottorandi e ricercatori. Inoltre sta aprendo importanti opportunità per tutto il gruppo di persone che lavora con me, sia in termini di qualità della ricerca, sia in termini di collaborazioni scientifiche in Italia e all'estero, in un contesto necessariamente molto multidisciplinare, dalla chimica alla fisica e all'ingegneria, dalla biologia alla medicina. E sono certa che questa collaborazione non potrà che portare a nuove idee e progetti e stimolerà il nostro Ateneo a collaborare con nuovi gruppi di ricerca in ambito biologico e oncologico.